Bentrovati, il nostro territorio sta crescendo, Gorizia è sotto i riflettori del mondo e noi ne facciamo parte, tutti insieme. Questo è il nostro momento storico, essere informati su ciò che accade qui, nella nostra comunità, fa la differenza. E se potessimo portare la nostra città, le nostre zone ovunque, ecco perché noi siamo qui. Bentrovati da Bonf, Alex Bonf, l'agente segreto per niente, al servizio di Go2025 della regione Friuli Venezia Giulia e dell'antica contea di Gorizia. Dal 2011 con Isonzo News portiamo Gorizia in tutta la regione, la voce autentica di chi vive questi luoghi ogni giorno. E con la potenza di Telefriuli raggiungiamo tutti, da Tarvisio a Lignano, da Erto e Casso a Trieste fino al Veneto orientale. Noi facciamo conoscere Gorizia, noi scegliamo i suoi eventi più importanti, da sempre, e questo è quello che facciamo anche oggi dal Parco dell'Isonzo in zona Campagnuzza Sant'Andrea in Gorizia. Vi presentiamo qualcosa di speciale, ovvero la mattinata dedicata allo svelamento dei 2 esemplari di testa di carattere di Messerschmitt realizzati dalla Fondazione Coronini, 2 capolavori alti circa 1,5 metri, ben visibili, posizionati in piazza Sant'Antonio e in piazza Transalpina. Sono lì per dire ai turisti e visitatori che passano da Gorizia: venite a scoprire gli originali a Palazzo Coronini, in Villa Coronini. Seguiteci sui nostri canali social, Facebook Isonzo News e YouTube con il canale Go No Border Gorizia senza confini. Lì trovate nei post tutte le idee per vivere Go 2025 al massimo. E con il numero che abbiamo messo oggi, vedete qua sotto, una novità. A questo numero potete mandarci i vostri messaggi WhatsApp per idee e consigli, noi ne prenderemo atto. E adesso è tutto, via con i video. Bentrovati, siamo a Villa Coronini a Gorizia. Oggi parte il tour per lo svelamento delle 2 teste di Messerschmitt in altezza circa 1,5 metri, per ricordare quelle che sono posizionate in questo palazzo. 2 teste che sono state collocate in 2 parti di Gorizia. Adesso vi sveliamo il tutto. Questo è un tour solo per gli organi di informazione, è per questo che la gente non è stata avvisata e di conseguenza sarà avvisata ovviamente dopo lo scoprimento dei 2 busti di Messerschmitt in grandezza monstre. C'è un'arte che dimora da secoli, protetta tra le mura di un palazzo, un'arte che appartiene a una comunità, che pulsa nel cuore di 2 città unite, e c'è una visione che la proietta nel futuro, trasformandola in un simbolo che abbatte i confini. Palazzo Coronini, in Gorizia, custodisce un tesoro, le uniche 2 teste di carattere di Franz Xaver Messerschmitt in Italia, volti nati per esorcizzare demoni interiori, confinati nella quiete solenne di un museo. Questo è il loro mondo, fino ad oggi, perché una missione, nata in vista di Go 2025, sta per cambiare tutto. La chiamata è chiara, l'arte deve uscire, deve respirare, deve vivere tra la gente. A rispondere sono gli artefici di questa trasformazione, Serena Del Piccolo, l'artista che ha dato un nuovo corpo a queste antiche anime. Sì, allora abbiamo fatto le scansioni in museo, in fondazione, insieme a Paolo, che è laggiù, eccolo lui, e poi dai file sono state ricavate praticamente le gigantografie, no? E sono state fatte in stampa 3D, quindi tagliate tutte in pezzi, divise e stampate quindi a pezzi, poi riassemblate. Diciamo che il procedimento è... Forse è facile, no? Tagliato, assemblato, cioè fare tutto questo però... Un fatto in mesi. E sono state riassemblate, stuccate, e poi è nato il problema dell'esterno, no? Perché se vanno all'interno, come sono state fatte queste, diciamo che il procedimento era più facile, no? Perché poi venivano stuccate, dipinte e chiuse con la vernice. Mentre lì c'era il problema dell'esterno, del vandalismo, delle intemperie, eccetera, quindi è stata rivestita
sono state rivestite di vetroresina, quindi in realtà c'è il vetroresina e poi c'è la fase di colorazione. Armando Miron Polacco, il cantastorie che con le sue illustrazioni ne diffonderà la leggenda. Appunto si fanno spesso parallelismi tra colori ed emozioni, no? Quindi ho creato questa specie di villaggio Brestonia, che era Bratislava, dove Messerschmitt si era rintanato dopo essere stato allontanato da Vienna, ed era un villaggio appunto di fantasia in cui i colori non c'erano, protetto da queste nebbie invalicabili, dove la gente andava in realtà là per vivere in pace la propria vita, dimenticandosi del proprio passato e dimenticandosi delle emozioni, per cui c'erano anche le persone, diventavano anziane ma non avevano rughe sulla faccia perché erano sempre rilassate. Solo che questo scultore faceva questi busti, vedeva che mancava qualcosa e quindi in sogno praticamente è arrivato, ha fatto questa specie di questo ibis che c'entra comunque con Messerschmitt, no? Che era l'allegoria dell'ossessione sulla perfezione, sulla ricerca dell'equilibrio per via del biotopo. Vabbè, non voglio stare qua troppo a soffermarmi, però lo porta a specchiarsi in questa cascata in cui rivive la propria storia, i propri fallimenti, le proprie emozioni, insomma, e così torna al villaggio e comincia a scolpire queste teste con queste espressioni facciali, per cui tutti quanti che passavano là si rispecchiavano e rivivevano cose dimenticate e quindi si colorava e si colorava il tutto, esatto. Il viaggio inizia, un autobus diventa il vascello per questa impresa. Non è solo uno spostamento, è un passaggio dalle sale protette del palazzo alle strade aperte della città. La prima prova attende in piazza Sant'Antonio. Il primo respiro del pubblico. L'uomo che guarda il sole incontra finalmente la sua città e nelle reazioni della gente, negli sguardi sorpresi, c'è la prima vittoria. L'arte non è più prigioniera. Il viaggio riprende e il prossimo passo non attraversa solo lo spazio, ma la storia, un confine. È qui, in piazza Transalpina, il cuore simbolico di due città, che avviene il climax, dove un tempo un muro divideva, oggi l'arte unisce. Attention madame, 3, 2, 1, voilà! Lo starnuto viene rivelato, il gemello risponde, la missione è compiuta. Un brindisi che non celebra solo due statue, ma la promessa di un futuro condiviso.
Si torna indietro, ma non si torna mai uguali. L'elisir di questo viaggio non è un oggetto, ma una nuova consapevolezza. Le teste originali riposano ancora nel silenzio del palazzo, ma non sono più sole. Le loro anime ora vivono fuori, nelle piazze, sotto il sole e la pioggia, tra i passi dei cittadini e gli occhi curiosi dei viaggiatori. È una bellissima giornata quella di oggi, sono non nella mia veste di sindaco ma nella veste di presidente della Fondazione Coronini. Siamo riusciti a coronare quello che è un progetto importante nel Bid Book, cioè nel progetto della capitale europea realizzata insieme a Nova Gorizia. Un grazie ovviamente al GECT, un grazie a ZAV Government T5 e tanti collaboratori, perché questa è ovviamente in formato gigante, è una delle due teste che sono esposte in Fondazione Coronini. Sappiamo che sono due le teste, soltanto le nostre, in tutta Italia, hanno un valore artistico straordinario, hanno un valore finanziario, economico, patrimoniale parimenti importante, parliamo sempre sull'ordine dei 5 milioni di euro, e perciò riuscire a parlare della nostra cultura, della nostra tradizione, delle nostre radici attraverso questi manufatti, incuriosire perciò le persone, perché ahimè pochi ancora sono i goriziani che sanno che nel nostro territorio posseggono davvero delle opere di inestimabile valore quale questa. Prima il silenzio di un museo, ora il respiro della vita quotidiana. Go25, l'arte che unisce, supera i confini e vive, finalmente, tra la gente. E per questa settimana è tutto. Appuntamento fra 7 giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao! Giulia